Ora alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina. Se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè non potete essere salvi. Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Nel brano appena ascoltato degli Atti degli Apostoli leggiamo i primi chiari passi verso il parting of the ways, espressione inglese che significa separazione delle vie, separazione delle strade, e che si riferisce al processo per cui il cristianesimo cessò di essere una corrente all'interno del panorama ebraico e divenne una religione separata, cominciando a definirsi in opposizione all'ebraismo. Il come ed il quando ebrei e cristiani si siano separati definitivamente è un tema tutt'altro che chiaro e molto dibattuto, che genera questioni importanti di non facile risoluzione, in particolar modo in questa sede. Per questo qui cercherò solo di accennare ad alcuni eventi e basi letterarie da entrambi i lati della storia che hanno portato piano piano a questa separazione. Qui sotto, poi, nella descrizione dell'episodio troverete dei riferimenti bibliografici che sono alla base di quello che io vi dirò e che possono essere utili per un approfondimento di questo tema così grande. Una cosa certa è il punto di partenza. Ad un certo punto della storia alcuni ebrei, tra cui c'erano farisei, sacerdoti e ellenizzanti, credettero che Gesù fosse il Messia tanto atteso. L'aver accettato Gesù come Messia non cambia il loro modo di vivere l'ebraismo e nonostante le differenze, queste persone, che definiremo giudeo-cristiani, continuarono il dialogo con i loro fratelli, cercando di convincerli che Gesù fosse venuto a compiere le scritture. Fratelli che dall'altra parte iniziarono a vedere questo gruppo come un'eresia del loro mondo, chiamandoli i minim, un termine che potremmo tradurre come i varianti, ossia gli eretici. Sulla questione dei tempi il problema poi si acuisce. Per quanto gli anni fra il 70 e il 135 d.C. sono considerati fondamentali per la separazione, già intorno al 50 d.C. avviene un primo cambio importante. Nel brano iniziale abbiamo ascoltato come alcuni giudeo-cristiani ad Antiochia incontrano dei convertiti pagani ammessi alla comunità senza che venisse richiesta loro la circoncisione e l'osservanza della legge. Incontrano questi pagani e li criticano, anzi, come dice Atti degli Apostoli, li turbano. Le pressioni che questi giudeocristiani fecero ai pagani neoconvertiti portarono alla convocazione del cosiddetto Concilio di Gerusalemme, dove Paolo e Barnaba presentarono il caso agli apostoli e Pietro e gli altri, con quello che definiremmo un decreto apostolico, stabilirono che i pagani non dovessero sottomettersi a circoncisione e alla legge per abbracciare il Vangelo. Questo, come è chiaro, portò ad un'esplosione del cristianesimo fra i pagani. Questo non è certo il posto adatto per affrontare la figura di Paolo nello specifico della sua ebraicità e della sua posizione post-conversione nei confronti del suo popolo. Ma è sicuramente giusto collocare uno dei punti focali della separazione delle vie durante e all'interno del suo ministero. L'Apostolo sembra dire parole dure verso gli ebrei che uccisero Gesù e i profeti e afferma ai Corinzi che gli ebrei leggono le loro scritture con un velo sopra le loro menti. Ma se da una parte nella lettera ai Galati la sua disputa non sembra essere verso gli ebrei, quanto piuttosto verso dei missionari giudeo-cristiani che cercavano di trascinare i Galati ex pagani verso l'ebraismo, nei famosi capitoli 9 e 11 della lettera ai Romani, Paolo presenta la sua riflessione matura, una riflessione sul piano di Dio nella storia della salvezza e sul posto occupato da Gesù, dalla Chiesa e da Israele. Qui Paolo sottolineerà i privilegi e le prerogative di Israele nella storia della salvezza, l'alleanza, la gloria e il dono della legge, ricordando alla fine che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Per Paolo gli ebrei hanno fallito nel riconoscere Cristo come telos, come scopo e termine della legge. E la scoperta che l'Apostolo fa e che è presentata ai Romani
è che il successo della missione ai gentili avrebbe reso i suoi compagni gelosi, spingendoli alla fine a desiderare di abbracciare il Vangelo. Paolo si vedeva come colui che estendeva ai non ebrei quella che considerava come la forma più perfetta dell'ebraismo e per questo sentiva il bisogno di collocare il suo Vangelo all'interno del solco della tradizione biblica. Gli studi della cosiddetta nuova prospettiva su Paolo hanno mostrato che l'Apostolo, più che disconoscere l'ebraismo, abbia considerato Gesù come il compimento delle promesse di Dio ad Israele, il movimento cristiano come un movimento interno all'ebraismo e se stesso come parte fedele al resto di Israele. Resta comunque il fatto che la predicazione di Paolo fa nascere un duro scontro. Uno scontro fra i nuovi cristiani che con Paolo affermavano che chi credeva in Gesù aveva ereditato il posto di Israele e i farisei che si appellavano all'idea di elezione. Oltre il corpus paolino, tutto il Nuovo Testamento sembra essere il luogo in cui sviluppano i semi della separazione delle strade, tratteggiando nel Vangelo di Gesù l'identità del nuovo credente. Un perfetto esempio lo troviamo nella lettura interessante che vede i testi di Matteo e Giovanni, considerati solitamente i più antiebraici, come una risposta cristiana alla crisi ebraica post-distruzione del Tempio nel 70 d.C. In un momento storico in cui i vari gruppi ebraici erano in forte competizione per stabilire chi meglio conservasse e portasse avanti l'eredità spirituale di Israele, sia Matteo che Giovanni, nonostante le differenze, insistono nell'affermare che questa eredità è meglio preservata e portata avanti dal movimento che si era riunito intorno a Gesù di Nazaret, considerato il suo maestro e interprete definitivo. Anche gli scontri carichi di pathos fra Gesù e i suoi oppositori, gli scribi e i farisei, possono essere letti come riflesso della competizione fra gli ebrei cristiani matteani e gli altri gruppi ebraici che si contendevano il diritto di eredità di Israele. Da un punto di vista ebraico, invece, un momento importante per la comprensione del cristianesimo come religione distinta da quella ebraica è la fine del I secolo d.C., quando si ipotizza che a Yavne sia avvenuto un incontro tra i maestri del giudaismo che lì si erano rifugiati. Incontro in cui venne presa posizione decisa circa l'estraneità della via giudeo-cristiana dall'ebraismo ortodosso. L'effettivo svolgimento di questo incontro, conosciuto come il Sinodo di Jamnia, è solamente un'ipotesi formulata a metà dell'Ottocento, non documentabile e non uniformemente accettata. Resta il fatto che quelli sono gli anni e quello è il luogo in cui il giudaismo inizia una riflessione sulla propria identità, iniziando per esempio a fissare il canone delle proprie scritture e prendendo le distanze dal cristianesimo. Ad ulteriore esempio, sempre in quel periodo, un altro elemento ha contribuito alla separazione, in questo caso anche fisica, tra ebrei e cristiani, ed è l'inserimento nella preghiera quotidiana ebraica detta delle 18 benedizioni di una parte, la 12ª, rivolta agli eretici. In una delle versioni più antiche di questa preghiera, trovata nella Genizzà del Cairo, noi leggiamo: «Che per gli apostati non ci sia speranza, sradica prontamente ai nostri giorni il regno dell'orgoglio e periscano in un istante i Minim e i Nozrim, siano cancellati dal libro dei viventi». Un riferimento non più solo agli eretici, ma ora anche ai Nozrim, i Nazareni, ossia ai cristiani, inserito pubblicamente nella liturgia sinagogale. Fino a quel momento sappiamo che i giudeo-cristiani frequentavano regolarmente le sinagoghe. L'inserimento nella preghiera sinagogale quotidiana di una benedizione contro di loro segna allora un punto di svolta, una vera e propria cacciata di chi non fosse ortodosso dalla sinagoga. Concludiamo con un ultimo importante elemento letterario riguardante le Sacre Scritture che troviamo nella storia della versione della Bibbia cosiddetta dei 70. Quella dei 70 è una traduzione richiesta dal faraone egiziano Tolomeo II Filadelfo, che voleva avere nella nascente biblioteca d'Alessandria una copia in greco di tutti i grandi libri dell'umanità.
Si racconta che 72 anziani di Gerusalemme furono invitati ad Alessandria, dove portarono a termine il lavoro di traduzione dall'ebraico al greco dei libri della legge, del Pentateuco. Questo racconto con il tempo si arricchirà di caratteri leggendari, tra cui la storia che racconta come gli anziani lavorarono separatamente a 72 traduzioni diverse che poi si scoprirono essere identiche per intervento divino. Questa leggenda dell'ispirazione divina ricevette un tale credito presso le prime comunità cristiane, anche a causa della testimonianza dei primi padri della Chiesa, che polemicamente, di fronte all'uso giudaico di leggere il solo testo ebraico, nacque la convinzione che il testo greco fosse più attendibile dell'originale, ritenuto falsificato dagli ebrei. Anche da parte ebraica nacque una lotta anticristiana a livello di letteratura. La versione dei 70 venne abbandonata proprio perché accolta dai cristiani. I profeti vennero relegati in una sorta di secondo piano rispetto alla legge, così come in secondo piano finirono altre tradizioni giudaiche abbracciate dai cristiani, per esempio le figure di Melchisedec ed Enoch, che fornivano una lettura cristologica. Posizioni queste che generano due differenti canoni. Quello ebraico costituito da 39 libri che escluderà quelli scritti in greco, e quello cristiano che includerà più libri, arrivando a 46 testi, a cui si aggiungeranno ovviamente quelli del Nuovo Testamento, che sono 27, per un totale di 73. Nei nostri episodi molto spesso abbiamo parlato di Torah, di Pentateuco, riferendoci alla legge scritta che secondo la tradizione ebraica è stata ricevuta da Mosè sul monte Sinai. Nel prossimo episodio parleremo delle Torah di Israele, di quella scritta ma anche di quella orale, altro dono fondamentale per il popolo di Israele. E parleremo dei testi che l'hanno cristallizzata, preservandola quando le diaspore iniziavano a rendere complicata la sola trasmissione orale. Una letteratura fondamentale che nasce nei primi secoli d.C., testi fondamentali che con il passare del tempo segneranno sempre più lo specifico ebraico e saranno catalizzatori di durissimi scontri e repressioni da parte del cristianesimo. Cos'è la Mishnah? Cos'è il Talmud? Che cosa significa Halakha e Haggadah? Anche per questa settimana è tutto. Come al solito questo è il momento di lasciare un like e se volete di scrivere qualcosa nei commenti qui sotto. Ricordatevi, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e di invitare tutte le persone che conoscete a fare lo stesso. Ci vediamo la prossima settimana. Leitraot!